Allora, adesso cominciamo l'intervista. È pronto? Sì, sono pronto. L'importante è che nessuno mi deve riconoscere, se no sono fottuto. Sono stato chiaro? Certo, non si preoccupi, con noi può stare tranquillissimo, nessuno capirà mai chi è lei. Mi raccomando, è una Questione di vitale importanza. importanza. Ovviamente non diremo mai che lei si chiama Mirko, quindi la chiameremo Gigi, va bene? Sì, Ok, ok. Siete in diretta. Ciao a tutti, avete appena visto l'effetto speciale del giorno, anzi gli effetti speciali del giorno. Sì, perché oggi saranno due, anzi tre per il video e due per l'audio. Questo è il sesto appuntamento col nostro beneamato Kaden Live. Oggi parliamo di sequenze e di librerie, ma vedremo anche altre cose come un nuovo tipo di titolo, l'effetto fotoscattata, eccetera eccetera. Quindi puntata molto ricca, molto carica, mettetevi comodi e cominciamo subito. Oggi scusate ma mi sono messo comodo nel terrazzo, fuori si sta da Dio. Molto bene. Come vedete non ho aperto il nostro solito progetto degli animali per farvi notare una cosa. All'apertura del programma di default compare una cartella con scritto sequenze e se la andiamo ad aprire vediamo la sequenza 1. Ma che cosa sono queste sequenze? Detto in parole povere, ogni sequenza è una timeline. In ogni timeline potremo lavorare come al solito e poi tutte queste andranno ad interagire tra loro. Ma bando alle ciance e vediamolo nella pratica. Carichiamo ora il nostro progetto degli animali, file, apri recente, animali. Anche qui abbiamo la nostra cartella sequenze, sequenza 1 che è quella che vediamo, quella che utilizziamo di default. Possiamo rinominarla cliccando col destro e facendo rinomina, la chiameremo mine. Perché questa sarà la nostra sequenza principale. Ora andiamo a creare una nuova sequenza dove gestiremo la clip di una giraffa con vari tipi di effetti. Quindi clicchiamo sul nostro mitico bottoncino e facciamo aggiungi sequenza. Ci chiederà il nome, quindi la chiameremo giraffe e quante tracce audio e video vogliamo. Possiamo lasciare 3 e 3. Facciamolo ok. A questo punto abbiamo creato la nostra nuova timeline. Qui vedrete la nostra sequenza main e la giraffe e qui sono comparse le tab delle sequenze. Vedete main ed è quella di prima e giraffe. Andiamo subito a caricargli il video delle giraffe. Una cosa che non vi ho detto nelle puntate precedenti, ma ormai che siamo qui apriamo una piccola parentesi. Sulle nostre clip abbiamo due iconcine, una per l'audio e una per il video. La stessa cosa se ci posizioniamo qua sul riquadro di anteprima. Tramite queste possiamo trascinare nella nostra timeline solo l'audio o solo il video della clip. Quindi per esempio prendiamo l'audio, lo trasciniamo giù e avremo solo la traccia audio. Stessa cosa per il video, stessa cosa anche dall'anteprima. Trascinandolo separatamente non sarà raggruppato come quando la trasciniamo per intero, ma sarà staccato dalla sua traccia audio. Inoltre qui sulle due anteprime abbiamo questo menu a discesa dove vedete uno a uno, sia in questa che in questa. Qua possiamo selezionare la risoluzione, quindi praticamente andare a scalare l'immagine. Se notate l'immagine è scalata, con uno a uno ovviamente la risoluzione sarà l'originale. Ok, andiamo a fare piazza pulita, teniamo premuto il tasto maiuscolo Shift per selezionarle tutte, facciamo cancel. Adattiamo la nostra timeline con CTRL e la rotella del mouse alla nostra clip, così possiamo lavorare meglio. Su questa clip avevo intenzione di creare l'effetto binocolo e l'effetto scatto della foto. Ho già importato tutto quello che ci serve nel nostro progetto, quindi andiamo in green screen, prendiamo il nostro binocolo e lo trasciniamo sulla nostra clip, lo allarghiamo un po', così dura un po' di più, e andiamo subito a metterci l'effetto blue screen che abbiamo visto nell'episodio precedente. Andiamo ora a regolare bene in modo che non si veda più il verde. Ma che binocolo è se non vediamo zoomato? Quindi andiamo subito nella nostra clip della giraffa, inseriamo l'effetto trasforma e tramite la dimensione andiamo a fare lo zoom. Perfetto, andiamo a mettere l'effetto trasforma anche sul binocolo per farlo scivolare via.
chiudiamo il nostro blue screen, ci posizioniamo quasi alla fine della clip e andiamo ad aggiungere il nostro keyframe, così fino a questo punto il binocolo rimarrà fermo. Ora andiamo alla fine della clip, aggiungiamo un terzo fotogramma chiave e andiamo a farlo scivolare via in questo modo. Intanto che abbiamo il nostro cursore posizionato nel punto giusto, selezioniamo la clip della giraffa e andiamo ad inserire un fotogramma chiave anche qui, portando la dimensione al 100%. In questo caso però li settiamo come discreto e non lineare. Vediamo com'è venuto. Perfetto. Ora andiamo ad aggiungergli l'effetto scatto foto. Anche per questo c'è un green screen. Andiamo a prenderlo. Ci posizioniamo qui. Per inserirgli l'effetto blue screen lo vado a prendere direttamente dal binocolo. Quindi andiamo sul binocolo, sul nostro effetto e lo trasciniamo qui dentro. In questo caso andremo a trascinare l'effetto già modificato. Mi posiziono dove l'otturatore è tutto chiuso e vado a tagliare la clip della giraffa in questo punto. Quindi ora ci servirà la foto di questo momento esatto, che Kdenlive ci permette di acquisire un'immagine. Ci posizioniamo su immagini, così ce la salverà qui dentro. Clicchiamo col destro qui sull'anteprima della timeline e andiamo su estrai fotogramma nel progetto. Ci chiederà il nome da dare al nostro file, lo chiamiamo giraffe. Ce lo salverà come immagine .png, facciamo salva ed ecco che abbiamo ottenuto l'immagine. La selezioniamo tramite questo strumento che abbiamo già visto in un precedente episodio, andiamo ad inserirlo. In questo caso ci ha diviso anche il green screen della fotocamera, ma poco male, abbiamo già risolto così. Riabilitiamo la traccia e vediamo com'è venuto l'effetto. Molto bene. A questo punto andiamo ad inserirci un titolo. Li posizioniamo su titoli, aggiungi clip titolatrice, andiamo a disegnare un cerchietto in mezzo tra le due giraffe, prendiamo lo strumento rettangolo, andiamo a creare una riga, controlliamo che sia di spessore 0 e tramite lo spessore del bordo possiamo andare a definire quanto è sottile o no. Così va bene. Ora andiamo ad inclinarla tramite l'asse Z, posizione qui mi muovo con le freccette. Possiamo farlo un po' più corta, quindi andiamo qui sulla lunghezza. Bene, adesso facciamo un'altra riga a partire da qui. Andiamo a sistemarla bene. Ora facciamo crea titolo e andiamo a portarlo sulla nostra timeline. Facciamo durare un po' di più la foto e ora andiamo ad inserirci un effetto che lo farà comparire da sinistra verso destra. Quindi effetti. L'effetto si trova dentro ad alfa maschere e chiave cromatica e si chiama Rectangular Alpha Mask. Lo trasciniamo sul nostro titolo. Per farvelo vedere meglio e per farvi capire come funziona, temporaneamente lo sposto anche sulla clip della giraffa. Questo crea una maschera trasparente che può partire da sinistra, destra, alto o basso, che va a sovrapporsi alla nostra clip. Vediamolo subito. E abbiamo anche la sfocatura. Quello che qui vediamo nero in realtà è trasparente, quindi se c'è una clip sotto la vedremo. Ora eliminiamo l'effetto da qui, ritorniamo sul nostro titolo. L'effetto interessante lo otterremo con il keyframe. All'inizio le nostre righe non si devono vedere, partiamo da destra e andiamo a nasconderlo. Ci posizioniamo poco dopo, aggiungiamo un keyframe e ritorniamo a 0 con la destra. Adesso andiamo a creare il testo, creiamo una nuova clip titolatrice. Ok, creiamo anche questa clip e andiamo a posizionargliela ovviamente sopra. Dovrà comparire una volta che la linea si è già formata. Andiamo sul keyframe, ci spostiamo da qui in poi, un po' dopo, va bene qui. E andiamo a dare un'animazione anche al nostro testo. Quindi diamogli un bel effetto trasforma, ci muoviamo sull'asse delle Y, lo facciamo partire da qui, creiamo un keyframe. Lo facciamo arrivare fino a qui un po' più in alto, andiamo avanti un po', creiamo un altro keyframe e lo mettiamo nella posizione esatta. Vediamo per ora com'è l'effetto.
Quello che voglio ottenere è vedere la scritta giraffe comparire solo da questo punto in poi. Andiamo negli effetti, Alpha Shapes. Lo prendiamo, lo trasciniamo sulla nostra clip. Alpha Shape ci farà vedere solo il contenuto della clip che si trova all'interno di questo rettangolo. Il rettangolo può essere anche un'ellisse, un triangolo o un rombo o diamante. In questo caso a noi va bene il rettangolo, la nostra clip è questa, quindi in questo punto noi vedremo nero perché non c'è niente. Se ci portiamo su giraffe, eccolo qua. Quindi noi vogliamo che si veda la nostra scritta giraffe solo in questo punto. Quello che succederà al di fuori di questo riquadro non verrà visto. Ma ora però abbiamo lo sfondo nero, non va bene. Quindi andiamo a cambiare l'operazione, andiamo a scegliere Min. Con Min lui ci rimuove lo sfondo e ce lo mette trasparente. Vediamo com'è ora l'effetto. Molto bello. Ma perché no, andiamo ad aggiungergli anche l'effetto corner che abbiamo visto la scorsa puntata per renderlo ancora più accattivante. Andiamo ad aggiungere alla clip delle giraffe, la selezioniamo, allora dopo lo scatto della foto, direi in questo punto possiamo aggiungere un keyframe, andiamo avanti fino a qui, aggiungiamo un altro keyframe e andiamo a spostare i nostri puntini. Il nostro titolo ovviamente non va più bene lì dov'è, quindi andiamo a mettergli un effetto trasforma. E andiamo a correggere anche quello della giraffa. Nascondiamo l'alpha shape, così possiamo vederlo per intero. Alla fine della foto andiamo a riportarla a schermo pieno, quindi ci posizioniamo più o meno qui, andiamo a concludere i titoli, ci mettiamo un minimo di fade out. In questo punto nelle nostre giraffe andiamo ad impostare un keyframe, ci portiamo in fondo alla clip, ultimo keyframe dove andiamo nei 4 angoli. Vediamo com'è venuto. Ottimo, abbiamo fatto 30, ma facciamo 31, andiamo ad aggiungere anche un effetto audio alla comparsa del titolo. Andiamo nei nostri effetti sonori. Io ho scaricato questo effetto da Pixabay, ma mi interessa solo una piccola zona di questo effetto che ho identificato come questa. L'ho già impostata usando la I e la O, se vi ricordate, andate a selezionare la zona. E ora vi faccio vedere anche un'altra cosa. Se noi la prendiamo da qui e la trasciniamo di sotto, abbiamo già la parte di audio che ci interessa, ma possiamo fare anche di meglio. Cliccando col destro e scegliendo inserisci zona nel contenitore del progetto, vedremo che ci è comparsa una freccettina a fianco alla nostra clip audio. Se clicchiamo zona 1, a questo punto abbiamo salvato come una clip separata solo la zona che ci interessa. Andiamo a cancellarla dalla timeline. Avevo pensato di inserire un effetto audio per la comparsa della nostra linea e un altro quando subentra la scritta giraffe. Il primo è questo che abbiamo appena selezionato. Come secondo scegliamo questo qui. Quindi ci posizioniamo esattamente dove comincia, premiamo la I, andiamo dove finisce, la riga rossa ci aiuta e premiamo la O. A questo punto possiamo andare a inserire la nostra seconda zona di qua utilizzando anche questo tastino. Perfetto, ora possiamo prendere la nostra zona 1 e la mettiamo qui e la nostra zona 2 la mettiamo quando entra la nostra scritta. Sotto all'anteprima delle nostre clip abbiamo la tab libreria. Quindi clicchiamoci sopra, qui potremo salvare un insieme di clip con effetti e creare così una nostra libreria pronta per l'uso. Analizziamo subito gli strumenti che abbiamo. 3 pulsantini, il primo serve per aggiungere al nostro progetto quella determinata libreria, la seconda serve per creare una cartella, quindi andiamo a crearla subito, per esempio titoli, possiamo crearne un'altra con audio, eccetera eccetera. Questo tasto invece serve per inserire la nostra creazione nella libreria. In fondo c'è il solito cestino per eliminare semplicemente quello che è selezionato.
Allora, mettiamo che noi vogliamo mettere il nostro titolo delle giraffe nella libreria, in modo da poterlo riutilizzare poi in futuro. Andiamo a scegliere tutte le clip che ci interessano, che sono questa, questa e queste due con l'effetto audio. Ora, per selezionarle, come al solito, la maiuscola o lo shift, facendo così però andiamo a selezionare anche l'immagine che non ci interessa. Quindi andiamo a bloccare questa traccia col lucchetto, in questo modo non verrà coinvolta nella selezione. Premiamo il nostro maiuscolo e andiamo ad evidenziare le 4 clip che ci interessano. Ora con questo tastino andiamo ad aggiungere l'elemento alla nostra libreria. Ci chiederà di darci un nome, titolo giraffe e diamo ok. Ora potremo trascinarlo semplicemente nel nostro progetto ed eccolo qui come clip unica. Facciamo play. Capite che col tempo andrete a gonfiare sempre di più la vostra libreria, avendo un parco di elementi che vi saranno utilissimi e velocizzeranno il processo di editing. Mettiamo che lo importate in un nuovo progetto, ma in quel caso non va più bene blu, lo volete di un altro colore. Potete trattarlo come una normalissima clip e potete andare ad aggiungerci un effetto per cambiare colore, senza dover rifare la stessa clip con un colore diverso. Per fare questo potete utilizzare il Colorize. Glielo trasciniamo, possiamo averlo rosso, giallo, verde, viola. Ed eccolo qui. Per le librerie è tutto qui, il concetto è molto semplice. Ora siamo pronti per andare ad inserire la clip della nostra giraffa nella nostra timeline del main. Quindi andiamo su main. Apriamo ora le nostre sequenze, abbiamo giraffe, lo possiamo importare come se fosse una normalissima clip. Andiamo a prenderlo e lo importiamo. Facciamo il play. Fantastico? Quindi andare ad aggiungere magari ulteriori effetti, applicare ovviamente transizioni, neanche da dire che se noi ora andiamo nella clip delle giraffe e ci facciamo una modifica, per esempio ci aggiungiamo l'immagine del lupo, tornando nel main la modifica sarà applicata all'istante. Possiamo anche creare una sequenza a partire già da una clip che è nella timeline. Quindi prendiamo per esempio la nostra clip del leone, la vogliamo trasformare in una sequenza, la selezioniamo anche col suo titolo, clicchiamo col destro, crea una sequenza dalla selezione. Gli possiamo dare il nome leone, esattamente come è successo prima. Ci dà in automatico 0 tracce audio perché non abbiamo selezionato nessun audio, quindi volendo gliene possiamo già mettere anche un paio. Diamo l'ok. Nel main ha già sostituito le nostre clip con quella della sequenza. Se andiamo nella nostra sequenza del leone, come ci potevamo aspettare, abbiamo il titolo e il video. Per quanto riguarda le sequenze e le librerie è tutto, passiamo ora all'effetto del giorno. Ho pulito tutto, l'effetto del giorno è Pixelize. Andiamo subito in effetti, cerchiamolo. Pixelize, andiamo a metterlo sulla nostra clip. Parla chiaro, no? Qui abbiamo la possibilità di andare a regolare la larghezza nell'asse delle X e quella nell'asse delle Y. Quindi lo possiamo fare più o meno fine. In questo caso a noi va benissimo così. Anche Pixelize offre il keyframe, quindi potremo avere un effetto che parte da pixelizzato e finisce non pixelizzato. Ma come avete visto nella intro di questo video, era pixelizzato solo il mio volto. Vediamo subito come possiamo ottenere questo effetto. Useremo l'alpha shape, quello che abbiamo visto prima per la scritta della giraffa. L'alpha shape ci fa vedere solo la zona del video che ci interessa, però abbiamo bisogno anche di tutto il resto dell'immagine. Andiamo a separare l'audio, separa il gruppo clip. Poi andiamo a copiare la parte video, copia, e qui cogliamo il video copiato. Sotto c'è il video intero,
sopra si andrà a sovrapporre alla mia faccia il risultato dell'alpha shape. Ora, col fatto che è una copia, anche la traccia sotto avrà ancora l'alpha shape, quindi andiamo ad eliminarlo. La traccia sotto deve essere originale, andiamo ad eliminare i due effetti e come vediamo rimane il pixelizzato solo davanti alla faccia, ma c'è un altro problema, perché ovviamente muovendosi ci va a scoprire la faccia. Quindi come facciamo per ovviare a tutto questo? In questo caso lo faremo manualmente utilizzando il keyframe. C'è anche un altro metodo che è più automatico usando il motion tracker, ma quello lo vedremo in un altro episodio. Quindi posizioniamoci nella traccia di sopra e andiamo a sistemare la posizione del nostro alpha shape man mano che si muove. Quindi partiamo dall'inizio. Qui comincia già a muoversi, aggiungiamo un keyframe e spostiamolo. Andiamo avanti pianino pianino. Ovviamente più keyframe mettiamo e più sarà fine la regolazione. Perfetto, ho scelto appositamente una clip dove mi muovevo molto per farvi notare che in questo caso era meglio utilizzare il motion tracker, perché comunque i punti sono tanti, dovrete lavorare molto per ottenere un effetto buono. Se il soggetto è fermo oppure fa pochi movimenti, allora potrete farlo anche manualmente. Vediamo il risultato finale. Veniamo ora all'effetto audio. Come avete sentito sempre all'inizio di questo video, la mia voce era modificata. Per ottenerla ho utilizzato un effetto, andiamo a vederlo subito, andiamo negli effetti audio, cerchiamo Rub, cambia ottava di Rubber Band. In questa clip non c'è molto audio, allora ne approfitto per farvi vedere un'altra cosa. Nelle tracce audio è possibile inserire il tasto di registrazione, quindi per registrare dal vostro microfono. Clicchiamo col destro, mostra controlli di registrazione. Facciamo play o premiamo il tasto REC, ci sarà un countdown e poi comincia con la registrazione. Partirà anche il play del video. Voi potete vedere in tempo reale il video che avete montato e parlarci sotto e commentarlo. Ed ecco che abbiamo la nostra traccia audio appena registrata. A questo punto vi faccio vedere l'ottava di Rubber Band. Andiamo a tagliare i pezzi che non ci interessano, andiamo a tagliare anche gli spazi vuoti, li selezioniamo, li cancelliamo. Ma a questo punto, se io vado a modificare l'effetto in questa clip, non ce l'avrò più modificato in quest'altra. Quindi questa è l'occasione giusta per farvi vedere l'effetto inserito nella traccia anziché nella clip. Quindi ora andrò a toglierlo dalle varie clip e vado ad aggiungere l'effetto direttamente nella traccia dove c'è quella bacchettina magica. Come vedete si è attivata, cliccando ora sulla traccia viene fuori l'effetto e tutte le clip audio che saranno in questa traccia riceveranno questo effetto. Andiamo a sentire com'è, calando un po'. Partirà anche il play del video. Voi potete vedere in tempo reale il video che avete montato e parlarci su. Cliccando nella freccettina di fianco al play abbiamo varie opzioni. Riproduci zona, in questo caso dovremo impostare questo cursore. Riproduci ciclicamente la zona, quindi quando finisce riparte da capo, e la stessa cosa per la clip. Partirà anche il play del video. Voi potete vedere in tempo reale il video che avete montato e parlarci sotto e commentare. Anche il play del video. Voi potete e parlarci sotto e commentarlo. Oggi mi voglio superare e vi faccio vedere anche un altro effetto audio che l'ho usato sempre nella clip all'inizio per creare l'effetto, diciamo, voce che proviene dallo studio. Avete presente? Siamo già in diretta? Andiamo a prendere l'effetto band pass. Andiamo a silenziare quello precedente, andiamo a sentire, muoviamo il filtro. Partirà anche il play del video. Voi potete vedere in tempo reale il video che avete montato e parlarci sotto e commentarlo. Fa un po' un effetto radiolina, no? Anche per oggi siamo giunti alla conclusione. Il prossimo episodio tratterà della modifica del tempo, quindi modificare la velocità di clip audio, video e giocare con queste.
Mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi, campanellina, dai su, vi auguro un buon proseguimento e alla prossima, ciao ciao!